Buongiorno e benvenute e benvenuti alla seconda lezione del MOOC sulla catena del valore della geotermia organizzato dall'Università di Urbino e da Saipem. La lezione di oggi è dedicata alle prospezioni geotermiche e in particolare alle attività geologiche e geofisiche e agli aspetti autorizzativi. La lezione sarà tenuta da 3 relatori che si alterneranno nell'ordine in cui li sto per presentare e che vedete già qui con me presenti contemporaneamente. Nel presentarli vi mostro anche direttamente, per non sottrarre tempo poi alla lezione, anche gli argomenti che tratteranno. Il primo a parlare sarà Alberto Renzulli, che ci parlerà delle tipologie di sistemi geotermici. Poi Marco Taussi, che invece ci parlerà delle attività esplorative, e infine Federico Cervi, che ci parlerà delle attività e degli aspetti autorizzativi. Iniziamo subito da Alberto Renzulli, ve li presento poi ad uno a mano che prenderanno la parola. Il primo di loro è per l'appunto il professor Alberto Renzulli, che è professore di petrologia all'Università di Urbino. Io nel presentarlo e nel salutarlo, ciao Alberto, benvenuto e grazie per la lezione che stai per tenere. Saluto per un attimo Marco Taussi e Federico Cervi, che poi rientreranno in scena tra breve, e lascio la parola ad Alberto. Grazie Alessandro, buongiorno a tutte e a tutti i partecipanti. La mia è l'inizio della seconda lezione. Per chi ha partecipato alla prima lezione di Adele Manzella, dovrebbe aver già ascoltato il messaggio che la geotermia, la risorsa geotermica, si declina in varie forme, e quindi in questa prima slide, come potete vedere, in cui vediamo come ci sono varie tipologie di condizioni geologiche nelle quali si può sfruttare la risorsa geotermica. Vedete questo incremento di profondità. Ebbene, questa è una slide schematica rispetto a tutto l'ambito, tutta la panoramica che aveva fatto già vedere Adele Manzella di utilizzi in forma diretta per utilizzi elettrici, convenzionale e non convenzionale. Ripartiamo da questa slide in maniera come dire sintetica e schematica, per cui si può vedere come alle più basse profondità, sotto i nostri piedi, alle poche decine di metri dal sottosuolo, noi possiamo avere una possibilità di sfruttare non tanto l'anomalia geotermica, ma soltanto la condizione che a pochi metri sotto i nostri piedi, di profondità, abbiamo una temperatura costante. Quindi in questo caso, nella parte di sinistra, dove vediamo la possibilità di avere una forma che non è tanto, come dire, giusto chiamare geotermica, ma è più corretto chiamarlo scambio di calore col sottosuolo attraverso anche delle pompe di calore acqua-acqua. Ebbene, con impianti a sistema chiuso, a sistema aperto, sfruttando questa temperatura costante del sottosuolo a pochi metri di profondità, che non risente quindi della temperatura atmosferica, dalle variazioni stagionali, è possibile avere, avere degli impianti di condizionamento, per il raffrescamento e riscaldamento, e con pompe di calore. Ebbene, questa è una possibilità che non possiamo avere tutti, in tutti i luoghi al mondo, e non occorre avere un'anomalia geotermica e una particolare condizione geologica. Mentre quando andiamo in profondità, e vedete che nella slide vediamo già una profondità di 1 chilometro, 1,5 chilometri, abbiamo la possibilità di avere temperature in certe condizioni, sempre geologiche e particolari, di acque calde, che possiamo sfruttare in forma diretta. Vedete appunto nella slide che possiamo utilizzare queste acque calde a 1 chilometro e mezzo, 1,5 chilometri di profondità, per il cosiddetto teleriscaldamento. Poi a maggiori profondità, e sempre in condizioni geologiche che poi vedremo particolari,
abbiamo fluidi molto più caldi, quindi dell'acqua calda che potrebbe dare il teleriscaldamento, abbiamo fluidi cosiddetti geotermici di temperatura ben superiore ai 100 gradi, fino ai 200-300 gradi, e in questo caso questi fluidi geotermici possiamo sfruttarli per utilizzi elettrici, quindi attraverso la costruzione di centrali geotermoelettriche che azionano le turbine, e quindi si può avere un utilizzo elettrico, e stiamo parlando di poter arrivare fino ai 3, 4, 5 km di profondità, che possono essere raggiunti con delle perforazioni sulla base di ormai una tecnologia consolidata. Ebbene, abbiamo parlato di fluido geotermico. Ebbene, in questo caso dobbiamo avere subito parlare di quello che è lo stato del fluido nel sottosuolo. Noi siamo abituati a considerare l'acqua in condizioni superficiali, che bolle a 100 gradi a livello del mare. Ebbene, in profondità, il diagramma di stato dell'acqua che vediamo qua rappresentato in questa slide, ebbene vediamo che a profondità dell'ordine delle decine di pressione dei fluidi, a pressione di decine e centinaia di bar, nel sottosuolo l'acqua può ancora essere in uno stato il fluido essere in uno stato liquido e non vapore, anche a temperature dell'ordine di 150-200 gradi. Vedete che abbiamo qui rappresentato con il cerchio giallo una situazione di acque calde, quindi sistemi geotermici in cui ci sono delle acque calde a 80, 70, 80 gradi che possiamo sfruttare per il teleriscaldamento, ma poi con il pallino arancione vediamo che abbiamo la situazione in cui l'acqua è ancora liquida, seppure a una temperatura a pressione di decine di bar, a una temperatura fino a 150-200 gradi, e questi sono i cosiddetti sistemi geotermici a liquido dominante. Poi abbiamo, al di sotto di quella che era appunto la curva di ebollizione dell'acqua, abbiamo nel pallino rosso i sistemi in cui il fluido geotermico è in condizioni di vapore direttamente, e quindi non ha necessità di andare all'ebollizione. Una volta che troviamo la possibilità di andare a captare questi fluidi geotermici attraverso perforazioni, in pressione, questi fluidi, sia che sono allo stato di acqua, liquido o di vapore, effettivamente possiamo prenderli in pressione e portarli in superficie per poter far muovere le turbine e quindi generare energia elettrica attraverso poi normalmente generatori alternatori. E questo ci può far dire che noi quell'aspetto, che le attività di esplorazione che andiamo poi, di cui parleremo oggi, sono di fondamentale importanza per capire effettivamente lo stato del fluido geotermico nel sottosuolo, perché a seconda di quella che è lo stato fisico del fluido, se liquido o vapore o una mescolanza fra i due, e noi dobbiamo poi procedere a progettare una determinata centrale geotermoelettrica. Ebbene, questo fluido geotermico, due parole un po' sulla termodinamica, ma in realtà su quello che sono l'aspetto di energia che possiamo estrarre da questo fluido geotermico, sia che si tratti di un vapore oppure un liquido che poi riattraversando la curva di ebollizione arriva a una vaporizzazione molto veloce, quello che viene considerato un flashing del fluido. Ecco, ebbene, questo grafico nella parte di sinistra possiamo vedere come noi abbiamo un contenuto entalpico molto superiore se il fluido geotermico è presente allo stato di vapore, piuttosto che allo stato liquido. Quindi alla parità di temperatura del fluido geotermico possiamo vedere che ci sono svariate centinaia di differenze di kilojoule al chilo, come entalpia, se il fluido appunto è già presente in condizioni di vapore oppure è allo stato liquido. In ogni caso, sia che sia il fluido allo stato liquido o allo stato di vapore, noi abbiamo la possibilità di costruire delle centrali geotermoelettriche con diverse tecnologie, e possiamo sfruttare sempre questo fluido geotermico alle diverse
temperature superiori, diciamo generalmente superiori ai 120-150 gradi, con differenti tecnologie, in maniera convenzionale o ad esempio con l'ausilio di centrali in cui, diciamo, si sfruttano dei fluidi organici secondari. Ora nella parte di destra della slide si può vedere appunto che a seconda, diciamo, della pressione e delle condizioni geologiche, del grado entalpico, noi possiamo avere appunto la generazione di elettricità, power generation, abbiamo gli usi diretti, il cosiddetto teleriscaldamento, e abbiamo poi quello da quale, diciamo, siamo partiti all'inizio di questa lezione, cioè quello che è la possibilità di sfruttare la temperatura costante del sottosuolo e quindi attraverso pompe di calore acqua-acqua avere degli impianti di riscaldamento, di condizionamento per produrre energia termica, il riscaldamento e il raffrescamento. Ma dove sono le condizioni geologiche particolari per sfruttare la risorsa geotermica in quanto, diciamo, situazione profonda di fluidi molto caldi dei quali abbiamo appena parlato? Ebbene, una piccola precisazione, ma questo era stato già detto nella prima lezione da Dele Manzella. Ci devono essere condizioni geologiche e soprattutto ci devono essere dei fattori che predispongono a poter sfruttare la risorsa il fluido geotermico. Dobbiamo avere una sorgente di calore, dobbiamo avere un serbatoio geotermico in cui i fluidi, le acque meteoriche riescono ad infiltrarsi e poi a riscaldarsi attraverso la sorgente di calore. Dobbiamo avere quella che poi Adele Manzella ha chiamato una coperta al di sopra di questo serbatoio geotermico, che tiene una coperta che in realtà si tratta di formazioni rocciose impermeabili, la caprock, che tiene in pressione il fluido geotermico del serbatoio. Ecco, intanto come si trasferisce il calore dalla sorgente verso la superficie? Ecco, ci sono due modalità principali, scusate, sono saltato, due modalità principali di trasferimento del calore, per conduzione e per convezione. Bene, i sistemi geotermici più importanti per produrre energia elettrica sono quelli di sistemi in cui il trasferimento del calore è per convezione, e qui abbiamo tre tipologie principali in condizioni geologiche frequenti, quando andiamo a fare un'esplorazione. Ecco, qui incominciamo a entrare nell'argomento che poi tratterà Marco successivamente, e nel caso in cui in caso in cui il trasferimento del calore è per convezione, possiamo avere delle aree vulcaniche, ma non necessariamente vulcani attivi, ma vulcani comunque che sono stati attivi in tempi geologici recenti, dell'ordine delle centinaia di migliaia o al massimo milioni di anni. Possiamo avere delle situazioni in cui invece la sorgente di calore sono dei corpi plutonici, cioè il magma che si è raffreddato nella crosta a pochi chilometri di profondità. Oppure possiamo avere delle condizioni geologiche di assottigliamento crostale, quell'extensional domain type, e dove abbiamo effettivamente un controllo di questa risalita del calore di tipo tettonico. Vedete infatti che i due fattori principali che in maniera complementare possono controllare il trasferimento del calore e danno la possibilità di sfruttare la risorsa geotermica in questi sistemi a convezione sono le faglie, quindi la tettonica, oppure la sorgente di calore. Diciamo, in maniera complementare agiscono questi due fattori per poter arrivare a quelle condizioni fondamentali per lo sfruttamento. Aree vulcaniche come l'esempio, qua abbiamo Java, un'isola dell'Indonesia in condizioni appunto di margini convergenti, ma in generale questi sistemi a convezione, diciamo, sono diffusi diciamo in tutte le tipologie di margini della tettonica placche, sia convergenti sia divergenti. Il secondo tipo, plutonic type, è quello che abbiamo in Italia all'Arderello, in cui la sorgente di calore sono questi graniti che si sono messi questi magmi che si sono messi in posto a pochi chilometri di profondità, circa 3 milioni di anni fa, che ancora ora ad oggi in 3 milioni non hanno disperso il loro calore ed alimentano
il campo geotermico a livello di trasferimento del calore di Larderello, e poi abbiamo l'esempio del Basin and Range, che è un'area geotermica negli Stati Uniti nel sud-occidentale e Messico nord-occidentale. Abbiamo poi in minor misura i sistemi geotermici dove il trasferimento del calore avviene per conduzione, sono a entalpia inferiore, sono anche in condizioni non vulcaniche o plutoniche, ma sono generalmente in bacini sedimentari. A me piace ricordare soltanto il primo esempio, quello del bacino di Parigi, un'area dove dove già da ormai 30 anni stanno sfruttando le acque calde presenti nel serbatoio geotermico a pochi chilometri, a 1,5 chilometri di profondità dei carbonati giurassici, che consentono di avere un sfruttamento diretto delle acque calde. Parliamo ora delle nostre, le ultime slide. Questa è una situazione italiana, no? Dove abbiamo in Italia, dove si sfrutta la risorsa geotermica, l'energia geotermica in quanto rinnovabile in Italia. Bene, abbiamo l'Arderello. L'Arderello è l'esempio conosciuto in tutto il mondo, perché è all'Arderello che circa 120 anni fa una persona, il principe Piero Ginori Conti, ebbe l'idea di poter sfruttare questi fluidi caldi. Attualmente all'Arderello e zone limitrofe come il Monte Amiata si ha una potenza installata di oltre 900 megawatt elettrici, e all'Arderello abbiamo una situazione, appunto, come vedevamo nella slide precedente, di plutoni molto recenti, di 3 milioni di anni fa, che riescono a trasferire il calore verso la superficie, e il serbatoio geotermico sovrastante, i fluidi riescono a mantenersi in una temperatura dell'ordine di 200-250 gradi, e la cosiddetta clay cap superiore che tiene in pressione questi fluidi del serbatoio geotermico, e che quindi consentono, nel momento in cui noi abbiamo una perforazione, di farli risalire in pressione e far azionare le turbine. Ma non sempre c'è questa situazione, questa condizione di produzione di energia elettrica in questa maniera, perché in Italia l'altro esempio che vorrei illustrarvi, forse meno conosciuto ma non meno importante, a sinistra abbiamo l'esempio di Ferrara, dove una situazione geologica completamente differente, dove non ci sono stati intrusioni di plutoni, non ci sono graniti, ma è soltanto l'evoluzione geologica degli ultimi 2 milioni di anni che ha permesso a dei volumi rocciosi consistenti di risalire molto velocemente verso la superficie e portare con sé dei fluidi che ancora non si sono potuti raffreddare in questo lasso di tempo dei 2 milioni di anni, e che allora abbiamo la possibilità di andare a prendere dove? Nei pozzi che erano stati eseguiti per l'esplorazione degli idrocarburi, e che adesso effettivamente possiamo attingere acqua calda, pozzi per gli idrocarburi che ormai sono esauriti o erano sterili all'origine, e che adesso possiamo prendere acqua calda a 90 gradi a soli 1500 metri di profondità. L'ultima slide per dire che può anche dare inizio a quello che sarà il proseguo di questa lezione. L'attività di esplorazione geotermica, cioè di dare delle garanzie a chi dovrà poi investire per lo sfruttamento, quindi chi dovrà investire per le perforazioni. Vedete qui nella parte di destra che la maggior parte, circa l'80% degli investimenti, del costo per ottenere per sfruttare la risorsa geotermica ai fini elettrici, l'80% sono costituiti come costi delle perforazioni, dalla costruzione della centrale geotermoelettrica stessa. Ebbene, chi deve investire per la geotermia di questo tipo profonda ha bisogno di una ragionevole certezza
che l'investimento vada a buon fine. Quindi le fasi, di quali poi parlerà Marco fra poco, sono di fondamentale importanza, perché sono quelle che costano poi relativamente poco, diciamo che incidono al massimo il 10% su quello che è il costo finale di una realizzazione di centrale geotermoelettrica, però sono quelle esplorazioni fondamentali, perché riescono a ridurre il rischio da elevato a medio, tale che poi l'investitore, cioè la cosiddetta bankability, diciamo, aumenti in maniera considerevole, perché viene dato una, come dire, chiamiamola ragionevole certezza che quel fluido geotermico esiste veramente in profondità e che potrà dare quel suo contributo per far diciamo funzionare la centrale geotermoelettrica. È tutto per quanto. Bene, grazie mille Alberto per questa carrellata molto rapida. Il tempo purtroppo è poco, quindi ti ringrazio anche per la rapidità e con grande piacere. Intanto invito Alberto Renzulli, professore di petrologia all'Università di Urbino, che ha parlato delle tipologie di sistemi geotermici, a restare collegato, perché poi rientrerà in scena per rispondere alle domande che nel frattempo stanno arrivando. Nel frattempo, con piacere, invece do il benvenuto a Marco Taussi, che è ricercatore di geochimica all'Università di Urbino, e sarà lui a parlarci delle attività esplorative. Quindi Alberto, ci vediamo tra poco, e Marco, benvenuto, e a te la parola. Grazie e saluti a tutti. Dunque, le attività esplorative hanno fondamentalmente l'obiettivo di definire quello che è un modello concettuale del sito, del prospetto geotermico, ovvero comprendere le profondità del serbatoio, capire qual è la sorgente di calore, come circola il fluido geotermico in profondità. Nel tempo, negli ultimi decenni, con l'avanzamento delle attività esplorative a livello globale, si sono affinate le tecniche utilizzate, divenute sempre più efficaci, quasi da portare a una routine dell'attività esplorativa in senso stretto dei sistemi geotermici. E tutte queste attività rappresentano, come ha riportato Alberto, la prima fase, diciamo, di esplorazione di un prospetto geotermico, che va anche a rappresentare quello che è un po' un semaforo, ovvero sulla base dei risultati ottenuti da questa fase, da queste attività esplorative, avremo la disponibilità di un certo database, di un certo dataset, che ci permetterà di valutare se i dati acquisiti sono sufficienti e giustificano un avanzamento delle attività esplorative, quindi con la successiva fase di perforazione, che, come detto, rappresenta un costo non banale nell'intero sviluppo progettuale. Quindi è una fase, quella esplorativa, molto delicata da approfondire in vari aspetti, che siano volti poi a valutare quella che è appunto la sorgente di calore, dare una stima dei volumi, delle permeabilità del serbatoio, le caratteristiche, la temperatura, le proprietà del fluido geotermico, e infine valutare quello che è il potenziale estrattivo in termini o di produzione elettrica o produzione termica del serbatoio ad alta temperatura, a media o alta temperatura. Queste attività tendenzialmente si possono sviluppare sia in relazione a campi appunto di media temperatura, sia di alta temperatura, con degli accorgimenti. Quello che è importante tenere a mente è che nessuna delle diverse fasi esplorative qui elencate è in grado da sola di definire i target principali, i target finali del progetto, ovvero quelli di identificare, caratterizzare la risorsa e di localizzare il posizionamento di quello che sarà poi il primo pozzo, se i risultati saranno favorevoli. Le diverse fasi si dividono in una fase di letteratura, ovvero di ricompilazione bibliografica di dati pregressi, una fase di telerilevamento, analisi di foto aeree, la parte più geologica, quindi quando si scende sul terreno
per comprendere le caratteristiche dell'area, il rilievo geochimico idrogeologico, quindi legato alla natura del fluido, infine la parte di esplorazione geofisica. La parte di letteratura può dare delle informazioni veramente di notevole rilevanza, perché può permettere di accorciare i tempi della fase esplorativa se i dati pregressi sono già di buona qualità e quantitativamente importanti. Un esempio a livello almeno italiano è la banca dati Videpi, dove abbiamo tutti insomma buona parte dei pozzi, delle stratigrafie, delle linee sismiche sviluppati e implementati durante le varie fasi di attività esplorativa in termini, in questo caso, di ricerca di idrocarburi. La banca dati è notevole e può essere di grande importanza nella ricostruzione stratigrafica, delle caratteristiche stratigrafiche dell'area che vogliamo andare a indagare. E altre banche dati più a livello globale sono quella del flusso di calore mondiale, che ha collezionato un numero elevatissimo di pozzi perforati un po' in tutto il mondo, dove erano presenti dati di temperatura a diverse profondità, da cui sono stati stimati, grazie anche all'associazione con i valori di conducibilità termica delle rocce, i gradienti geotermici e il flusso di calore. Quindi anche in questo caso, iniziando a valutare la nostra area di studio, possiamo già vedere se ci sono delle anomalie termiche e di che intensità. Anomalie termiche che probabilmente quando siamo soprattutto in zone non molto remote potrebbero già essere state individuate da altri autori, da persone locali, e quindi potrebbe esserci già traccia. Quindi abbiamo ovviamente dati di letteratura scientifica, come questo articolo in basso, da cui è presa l'immagine del planisfero, in cui sono state riportate, grazie a un lavoro enorme e un enorme sforzo di ricompilazione di dati presenti a libero accesso, e tutte, o meglio, una buona parte delle sorgenti termali suddivise in base alla temperatura con cui queste acque emergono. In alto invece abbiamo una mappa dell'Italia, ma è un piccolo sketch in realtà di quello che è l'areale coperto da questo progetto, il MAGA Database, sviluppato da ricercatori degli NGV e dell'Università di Perugia, dove sono state riportate una buona parte delle manifestazioni termali e gassose note, in questo caso appunto in Italia, corredate anche da un'analisi chimica. Oltre a questo, dati legati alla pericolosità sismica dell'area di studio. Faccio sempre l'esempio italiano, ma le banche dati sono praticamente in tutti gli stati globali che hanno un servizio adibito a questa funzione, perché comunque abbiamo a che fare con estrazione e potenzialmente reiniezione di fluidi nel terreno e nel sottosuolo, che possono portare a delle variazioni di pressione. Quindi è necessario e bene conoscere quello che è l'aspetto sismico, la pericolosità sismica locale. E tutte queste informazioni possono essere in genere ottenute a basso costo e possono essere però di grande utilità, soprattutto quando analizzate da diciamo esperti del settore. Possono anche portare a una forte riduzione dei tempi e delle spese, evitando duplicati e quindi migliorando lo sforzo da svolgere durante la fase esplorativa ex novo, per aumentare quindi la sostenibilità del progetto e anche dirottare risorse verso magari nuove acquisizioni di dati, integrazioni di dati pregressi appunto analizzati durante questa fase, migliorando quindi anche le conoscenze. Questo a maggior ragione quando, ad esempio, all'interno già di un'azienda come può essere appunto Saipem, si trova un archivio enorme di dati pregressi dell'ex archivio Aquater,
azienda che ha sfruttato le proprie conoscenze, i propri dipendenti per esplorare nuove aree in tutto il mondo. A seguito della fase di ricompilazione del dato bibliografico si inizia ad avvicinarsi, diciamo, al sito attraverso l'analisi di fotografie aeree, telerilevamento, immagini satellitari, droni quando è possibile, per andare a riconoscere quella che è un po' la natura strutturale del terreno, le principali litologie presenti, magari riconoscibili da discontinuità, da eventuali zone di debolezza, quindi morfostrutture con zone più o meno erose, fiumi che seguono delle traiettorie principali, magari legate a un controllo strutturale stesso. Ma possiamo anche ovviamente utilizzare questi strumenti per localizzare eventuali anomalie termiche, ad esempio attraverso immagini all'infrarosso, quindi con valutazioni di immagini satellitari durante il giorno e durante la notte, per valutare anche l'influenza della radiazione solare, si può ricostruire quella che è la temperatura superficiale, quindi valutare se ci sono dei discostamenti significativi della temperatura superficiale rispetto a quello che è il background. Inoltre possiamo localizzare quella che è la eventuale presenza di aree idrotermalmente alterate, quindi zone dalle cui già colorazioni riusciamo a distinguere che potrebbero essere state soggette a una circolazione di fluidi caldi attuali o nel passato. Inoltre, non da meno, quando ci troviamo in aree remote, l'utilizzo di foto aeree, di immagini satellitari può essere d'aiuto nel definire dei benchmark sul terreno che potranno aiutarci poi nella successiva fase, ovvero la fase di rilievo geologico più in senso stretto, quindi definire quali sono le litologie principali, le tipologie di rocce affioranti nel terreno, quali sono i loro rapporti tettonici e stratigrafici, ricostruire tramite le sezioni geologiche l'andamento degli strati in profondità, passaggio molto importante che verrà poi integrato con la successiva fase geofisica, in particolare quella della sismica, perché ci permette di riconoscere, ad esempio, una volta definito qual è la roccia serbatoio, a che profondità la troviamo in determinati punti, e quindi ci permetterà di valutare le profondità delle perforazioni da sviluppare successivamente. La natura strutturale è un altro di quei caratteri che potremo individuare durante la fase di rilievo geologico, quindi la presenza di faglie, la loro tipologia, quali famiglie, quante famiglie di discontinuità si incontrano e quali sono le relazioni tra gli stessi, se abbiamo delle intersezioni tra diverse strutture che possono essere che possono favorire la risalita di fluidi. Queste interpretazioni le facciamo appunto con rilievi aiutandoci dalle immagini satellitari precedentemente diciamo esposte, ma anche attraverso l'analisi geomeccanica, il rilievo geomeccanica sul terreno, dove possiamo andare a prendere informazioni legate all'apertura delle fratture, la distanza, la spaziatura, quindi la persistenza delle fratture stesse, l'immersione, la giacitura, insomma tutte quelle caratteristiche che potremmo utilizzare, che potremmo sfruttare anche per interpretare quello che è il valore di permeabilità della roccia, parametro fondamentale poi nel riconoscimento delle rocce serbatoio. Oltre a questo, una volta individuate le principali manifestazioni termali, le andiamo a ubicare, andiamo a misurarne inizialmente la temperatura, vediamo se si allineano secondo appunto direttrici preferenziali, discontinuità, faglie, che potrebbero quindi darci l'informazione di una veicolazione del fluido profondo verso la superficie. Inoltre, laddove abbiamo terreni alterati, quindi
con minerali di tipo secondario legati a una interazione acqua, gas, roccia. L'analisi paragenetica di queste associazioni mineralogiche ci può dare anche informazioni sulla temperatura a cui sono avvenute queste interazioni, quindi dirci qual era, se siamo in superficie, se ad esempio sono aree fossili non più al momento attive, qual è stata la temperatura massima raggiunta dal fluido che ha circolato in questa zona, e quindi darci un'idea anche sull'evoluzione possibile del campo geotermico. E una volta completato, comunque parallelamente a questa fase, andiamo a esplorare quelle che sono le caratteristiche del fluido che rappresenta, che caratterizza il nostro sistema geotermico di media o alta temperatura. Quindi i primi parametri importanti sono quelli legati al dato meteorologico, perché i fluidi tendenzialmente hanno un'origine meteorica, da piogge, da scioglimento delle nevi, a seconda dell'area in cui ci troviamo. Quindi sapere quanto piove, qual è la precipitazione, quant'è la precipitazione effettiva, l'infiltrazione, i tassi evaporativi, ci può dare un'idea su quella che può essere la ricarica delle acque. E insieme anche all'approccio isotopico, ad esempio degli isotopi stabili dell'ossigeno e del deuterio, possiamo andare a valutare quella che è l'area di ricarica, la quota di ricarica delle nostre sorgenti, e quindi anche definire l'areale spaziale che influenza il nostro serbatoio geotermico. E oltre a questo andiamo a valutare la temperatura, la portata delle sorgenti calde ma anche fredde, perché vogliamo avere ad esempio degli M-member di quello che è un acquifero superficiale, per comprendere meglio eventuali processi di mescolamento delle acque del serbatoio magari durante la risalita verso la superficie. Un fattore molto importante quando andiamo appunto a valutare quello che è il movimento dei fluidi in profondità, se abbiamo dei serbatoi legati all'aspetto stratigrafico, quindi dei serbatoi suborizzontali, oppure dei serbatoi legati invece all'aspetto strutturale, che quindi potrebbero ad esempio raggiungere profondità maggiori. E infine non abbiamo solo l'acqua, il fluido liquido, ma anche l'aspetto, la parte gassosa. Ad esempio possiamo andare a misurare, come nell'immagine qui a destra, i flussi di CO2, che è uno dei gas principali presenti nei fluidi geotermici, che può essere rilasciato in superficie mappandone la spaziatura, quindi l'intensità dell'emissione su aree specifiche e di interesse. Possiamo valutare se questo fluido risale per un controllo strutturale, quindi delle faglie che connettono la superficie al serbatoio stesso, e allora lì magari vedremo dei flussi più intensi con valori di emissione più elevati. E l'altra parte fondamentale ovviamente è l'analisi chimica delle sorgenti termali, delle manifestazioni gassose, se presenti di pozzi superficiali, magari usati per altri scopi, ma che comunque registrano un'anomalia. Sono tutte informazioni fondamentali nella conoscenza, nella comprensione del nostro sistema geotermico. L'analisi infatti delle acque calde e fredde può darci, come dicevo prima, una idea se c'è un eventuale mescolamento tra l'acquifero superficiale, magari sfruttato per scopi idropotabili, e l'acquifero profondo, potenzialmente utilizzabile per scopi termici o elettrici. Oppure quando ad esempio ci troviamo in contesti vulcanici, l'analisi, il chimismo, le specie principali disciolte nella nostra soluzione acquosa possono definirci se ci troviamo in una zona di upflow potenzialmente associata anche alla risalita di fluidi magmatici, o in una zona di outflow, quindi più periferica, più lontana dalla sorgente di calore,
che quindi mi può rappresentare un'acqua del serbatoio o un'acqua più superficiale, magari che ha interagito anche con altri gas disciolti. Oltre a queste interpretazioni, diciamo, di possibili mixing e di possibile localizzazione, fondamentale è capire la natura del fluido geotermico, come dicevo, se ci sono dei processi di mescolamento con acque fredde, per poter andare a stimare e tenere in considerazione questi eventuali processi, per andare a stimare, dicevo, la temperatura minima del fluido geotermico in profondità attraverso l'approccio geotermometrico, che può essere legato o alle specie cationiche, ad esempio come nel triangolo di Gigenbach che vediamo qua nell'immagine, oppure attraverso rapporti tra specie gassose che si equilibrano differentemente a seconda delle condizioni del serbatoio, che ci permettono di ottenere informazioni sia sulla tipologia del fluido, se abbiamo un equilibrio allo stato liquido o un vapore in equilibrio o una condizione bifasica, e la possibile appunto temperatura in profondità. Una volta terminate, diciamo, queste fasi più superficiali, in termini che vengono svolte appunto sulla superficie terrestre, si può passare alla fase geofisica, che va a rappresentare un po' quello che è il pezzo finale del puzzle che vogliamo ricostruire, ovvero il nostro modello concettuale. In questo caso le tecniche che si utilizzano possono essere diverse, come ad esempio il metodo della resistività elettrica, che possiamo affrontare tramite o la tomografia elettrica, in cui si immette una sorgente elettrica artificiale e si misura come il segnale si distribuisce in profondità. In genere le rocce hanno alta resistività alla corrente, mentre le porzioni a bassa resistività possono essere interpretabili insieme alle altre fasi e alle altre tecnologie che abbiamo esposto poc'anzi. Potrebbero queste zone a bassa resistività rappresentare indicare la presenza di fluidi caldi, di zone fratturate o di rocce alterate, come un possibile clay cap, come vediamo qua in rosso, diciamo la parte a minor resistività è stata interpretata come appunto la roccia sigillo, in questo caso legata a una forte alterazione idrotermale che ha portato alla formazione di minerali secondari di tipo argilloso, che sovrasta quella che è la possibile presenza di fluidi geotermici. L'altra tecnica, che invece riesce ad arrivare più in profondità, è quella magnetotellurica, che invece non sfrutta una sorgente attiva indotta di corrente elettrica, bensì quella che è la variazione naturale del campo elettrico e magnetico terrestre. È particolarmente utile, infatti è una delle più applicate nel contesto di esplorazione geotermica, perché permette di raggiungere diversi chilometri di profondità e quindi mapparci quelli che possono essere i corpi caldi, i sistemi idrotermali, le intrusioni magmatiche. Altra fase di tipo geofisico, altra tecnica geofisica frequentemente impiegata è quella sismica, attraverso o la sismica attiva, quindi dove anche in questo caso si immette una sorgente, si utilizza una sorgente controllata per produrre delle onde elastiche che si riflettono o rifrangono nel sottosuolo, captando il segnale di ritorno. Possiamo individuare eventuali discontinuità stratigrafiche, possiamo individuare eventuali discontinuità strutturali, quindi faglie, quindi l'andamento degli strati in profondità, le zone fratturate, che sono importanti per localizzare i percorsi dei fluidi geotermici. Quindi questi, in associazione con la ricostruzione geologica in profondità, sicuramente va a irrobustire la nostra interpretazione stratigrafica.
Poi la sismica passiva, che anche in questo caso non sfrutta una sorgente controllata, bensì quella che è la microsismicità naturale o anche antropogenica, per valutare il movimento dei fluidi, spesso legata al movimento dei fluidi. Anche in questo caso, dove abbiamo ad esempio delle diminuzioni delle velocità delle onde secondarie, potremmo interpretare questo rallentamento come con la presenza di possibili fluidi, zone parzialmente fuse, quindi la sorgente magmatica o un possibile serbatoio geotermico. Infine, l'altra tecnica ampiamente utilizzata in questo contesto è quella gravimetrica, ovvero quella che ci permette di misurare le piccolissime variazioni del campo gravitazionale dovute a differenti densità del materiale presente nel sottosuolo. Queste variazioni vanno corrette con l'aspetto topografico, ma in generale un'anomalia negativa può indicare delle rocce meno dense o come ad esempio dei depositi vulcanici alterati o zone fortemente fratturate o ricche di acqua, mentre un'anomalia positiva tende a indicare rocce più dense come dichi o intrusioni in profondità che potrebbero essere associate invece alla sorgente di calore. Quindi ci dà un'idea di quella che è la struttura profonda dell'area. Quando il budget, diciamo, lo permette, o quando i risultati di tutta questa fase esplorativa non sono, non riescono a sciogliere tutti i nodi, tutte le incertezze, e ne abbiamo la possibilità, si può procedere anche a una prima perforazione, in genere quella che è chiamata che sono chiamati gli slim hole, quindi dei pozzi di piccolo diametro, che hanno l'obiettivo primario di fornire la possibilità di misurare dei gradienti di temperatura e avere e ulteriori informazioni sulle proprietà delle rocce, quindi magari anche mineralizzazioni della roccia stessa, aumentando la confidenza delle interpretazioni ottenute tramite le fasi precedenti. Tutto questo, come dicevo, ha come obiettivo quello di definire la miglior localizzazione di un possibile pozzo profondo e di definire quello che è un modello concettuale dell'area stessa, quindi capire la presenza di una sorgente di calore o se il campo, come nel caso di Casaglia, come spiegava prima Alberto, è un campo non legato a una sorgente magmatica, intrusiva o vulcanica, bensì a una circolazione profonda di fluidi in un contesto con una temperatura, con un'anomalia termica, in questo caso legata all'aspetto tettonico. Tutti questi dati, quindi dicevo, aumentano la confidenza, l'interpretazione e la conoscenza del sito di studio, che saranno poi fondamentali per implementare quelli che sono i modelli numerici che verranno invece trattati nella prossima lezione del MOOC. Io con questo Marco, ti ringrazio molto. Ti ringrazio molto anche per aver rispettato i tempi e per aver offerto un quadro così ampio, che peraltro è stato molto apprezzato e ha suscitato molte domande e osservazioni anche confermative e anche domande alle quali poi hai successivamente risposto. Quindi ringrazio anche chi sta animando la chat live e invito chiunque voglia a porre domande che poi alla fine porremo ai relatori. Nel frattempo introduco il prossimo relatore e saluto Marco, al quale, come ho fatto precedentemente ad Alberto, chiedo di attendere per poi rientrare in scena per rispondere alle domande. Grazie mille. Allora, Federico Cervi è Environmental Specific Engineer in Geoscience Working Group Leader a Saipem, e l'attività di cui ci parla è tutta quella che riguarda gli aspetti invece autorizzativi. Federico, a te la parola. Grazie Alessandro per l'introduzione, rinnovo naturalmente il buongiorno a tutte le persone che stanno seguendo la lezione del MOOC. Parto con la prima slide
già ponendo insomma la domanda cardine, cioè perché parlare di aspetti autorizzativi in una fase di prospezione geotermica. Le fasi di esplorazione dei prospetti geotermici che abbiamo visto nelle slide precedenti, in particolare quelle che ha fatto vedere proprio nell'ultima presentazione Marco Taussi, sono tendenzialmente normate nei vari paesi da leggi specifiche. Se facciamo in particolare un focus sull'Italia, la normativa sulla geotermia si è sviluppata nell'arco di quasi un secolo, in quanto possiamo definire come punti di partenza il Regio Decreto del 1927, il numero 1443, inerente alle cave e alle miniere. Si sono attesi quasi 60 anni, perché abbiamo atteso il 1986 con la legge numero 896 per avere sul nostro territorio un quadro normativo specifico ed interamente dedicato agli aspetti della geotermia. Nel 91 con il DPR 395 c'è stato il regolamento attuativo della legge del 1986, mentre nel 98 si è completato quel processo di decentramento amministrativo che trasferisce alle regioni la gestione delle risorse geotermiche sulla terraferma. Nel 2010 il decreto legislativo numero 22 ha riordinato completamente la normativa ed è diventato il testo di riferimento attuale. È stato successivamente integrato dal decreto legislativo 28 del 2011, che recepisce a sua volta la direttiva europea 28 del 2009 sulla promozione delle energie rinnovabili. Ricordo proprio come ultimo step il regolamento dell'Unione Europea, che è il numero 1119 del 2021. Questo regolamento ha imposto la transizione energetica sostenibile per raggiungere la neutralità climatica da raggiungere entro il 2050 per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi anche il nostro Paese, Italia compresa. La geotermia proprio in quest'ambito può rappresentare una risorsa importante nel conseguimento di questo, diciamo, obiettivo per il nostro territorio. Andiamo un po' più nel dettaglio di ogni step che vi avevo riportato nella slide precedente. Il Regio Decreto del 1927 ha avuto un impatto significativo sulla gestione delle risorse minerarie in Italia, in quanto ha stabilito un quadro normativo per l'estrazione di minerali in superficie, ma anche per la ricerca e la coltivazione delle risorse del sottosuolo. Il decreto includeva acque termali, vapori e gas, che poi sostanzialmente sono i fluidi geotermici, tra le risorse appartenenti al sottosuolo, in quella categoria che il Regio Decreto definiva come miniere, quindi non cave ma miniere. Successivamente la legge 896 del 1986 ha classificato le risorse geotermiche in base alla potenza termica erogata dal progetto, suddividendone le competenze in 3 categorie differenti: livello nazionale, locale e piccole utilizzazioni locali. Un aspetto importante che ha introdotto questa normativa è l'attenzione alle problematiche ambientali, in quanto con la legge 896 si è iniziato a richiedere una valutazione di massima delle possibili modifiche ambientali connesse al progetto geotermico. Nel 1991 viene emanato il decreto attuativo, che è il 395, ha introdotto delle definizioni precise, come quella di risorse geotermiche e fluidi geotermici. In particolare come risorse geotermiche intendiamo l'energia termica derivante dal calore terrestre ed estraibile mediante quelli che vengono chiamati proprio fluidi geotermici, che sono i fluidi originati da processi naturali sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi. Il decreto disciplina sia le procedure operative sia la documentazione necessaria per ottenere permessi e le concessioni e introduce le prime indicazioni assimilabili alla valutazione di impatto ambientale. Nel 2010 il decreto legislativo numero 22 ha apportato un riordino complessivo della normativa, diventando praticamente il testo di riferimento vigente, tuttora naturalmente in vigore. Lo vedremo in maggior dettaglio nelle slide successive.
Questo perché questo testo, il 22 del 2010, ha subito poi ulteriormente delle modifiche di integrazione, in particolare con l'emanazione del decreto legislativo 28 del 2011. Sono delle integrazioni che sono soprattutto inerenti alla sperimentazione degli impianti pilota, che sono quegli impianti introdotti al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza installata non superiori a 5 MW per ciascuna centrale. Ora addentriamoci nella normativa di riferimento attuale, la principale, che è quel decreto 22 del 2010 che vi ho introdotto nelle slide precedenti. Questo decreto introduce una classificazione sulla base delle temperature del fluido. Vengono definiti come fluidi di alta entalpia i fluidi con temperature superiori ai 150 gradi. In questo caso il decreto legislativo 22 del 2010 associa il progetto geotermico alla sfera di competenza nazionale. Dopodiché, per le altre due tipologie di entalpia, la media entalpia è definita come quella caratterizzata da fluidi con temperature comprese tra 90 e 150 gradi, mentre bassa entalpia fluidi con temperature inferiori ai 90 gradi. In entrambi i casi, media e bassa entalpia, la ricerca e lo sfruttamento di questi fluidi ricadrebbero nella sfera di competenza regionale. Ho usato il condizionale in quanto ci sono delle integrazioni all'interno del 22 del 2010. Sono infatti considerate di interesse nazionale le risorse economicamente sfruttabili per progetti con potenza complessiva superiore a 20 MW termici, anche nel caso in cui vengano sfruttati i fluidi con temperature inferiori ai 150 gradi centigradi. Sono sempre di interesse nazionale le risorse rinvenute in aree marine e sono ancora di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione degli impianti pilota. Il decreto 22 del 2010 norma anche le piccole utilizzazioni locali, che sono quelle lo sfruttamento, insomma, che riguarda principalmente lo sfruttamento di bassa entalpia. Ne distingue due tipologie principali: gli impianti con potenza inferiore ai 2 MW termici e realizzati con pozzi fino a 400 metri di profondità, e gli impianti con sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza il prelievo o la reiniezione di fluidi. Questi impianti sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata, a condizione che il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee resti confinata nella falda superficiale. Ricordo che gli impianti con potenza inferiore a 1 MW termico e le sonde geotermiche sono escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità ambientale, sempre ai sensi del decreto legislativo 22 del 2010, e ritengo altrettanto importante aggiungere che sempre secondo il decreto legislativo 22 del 2010 non si applica il testo normativo alla ricerca e coltivazione delle acque termali destinate, diciamo, agli scopi terapeutici. Inoltre, nel caso in cui al fluido geotermico siano associate delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, prevale la normativa mineraria del Regio Decreto del 1927, che è ancora attuale. Qualora vengano queste risorse minerali estratte e il loro valore economico sia superiore a quello dell'energia termica recuperabile. Ora, per ottenere il permesso di ricerca delle risorse geotermiche, la normativa richiede una documentazione specifica che è da predisporre secondo quanto stabilito sempre dal 22 del 2010, che a sua volta richiama il decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1991, che è il decreto attuativo che avevamo citato prima, della 896 del 1986. I documenti sono valutati dal Ministero dell'Ambiente
e della sicurezza energetica per i progetti di interesse nazionale e dalle agenzie di protezione ambientale competenti per i progetti che ricadono nella competenza regionale. In particolare, per la richiesta di permesso di ricerca, oltre alla domanda, devono essere presentati i documenti indicati dall'articolo 7 del DPR 395 e che vedete nello schema ad alveare che vi ho riportato qui a fianco. Abbiamo un programma dei lavori corredato da una relazione tecnica, una relazione dalla quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare quelle svolte nel settore geotermico, il resoconto delle capacità tecniche ed economiche e per finire uno studio qualitativo e preliminare delle possibili modifiche ambientali legate al progetto. Il permesso di ricerca può coprire una superficie massima di 300 km quadrati e in caso lo stesso soggetto faccia richiesta di più permessi di ricerca, quindi con più domande, può arrivare sino a un limite di 5.000 km quadri, sempre se territorio italiano, quindi su più regioni, e 1.000 km quadri se il territorio è focalizzato su un'unica regione. Andiamo nel dettaglio dei più importanti documenti da allegare alla domanda di permesso di ricerca. Abbiamo citato prima il programma dei lavori, questo deve descrivere in dettaglio gli studi e le operazioni previste, indicando strumenti, una schedula con tutte le tempistiche delle attività, i preventivi di spesa e un business plan preliminare. Abbiamo citato anche una relazione tecnica mineraria, deve descrivere le caratteristiche geografiche, geomorfologiche, geologico-strutturali dell'area, un'illustrazione dei temi di ricerca che si intendono sviluppare con gli obiettivi e le metodologie previste, specificando anche la tipologia di impianto che si intenderà utilizzare, oltre a un riepilogo delle esperienze pregresse e dei lavori già eseguiti in precedenza dal proponente della domanda. Per ultimo, ma non per minore importanza, deve essere aggiunto anche uno studio delle modifiche ambientali. Questo studio rappresenta uno studio qualitativo e preliminare che valuta in particolar modo la fase esplorativa, le componenti ambientali coinvolte e le misure di mitigazione previste. Si tratta a tutti gli effetti di uno studio preliminare ambientale come quello previsto dall'articolo 20 della 152 del 2006. Per quanto riguarda i tempi di sviluppo di un progetto geotermico, la fase di ricerca ed esplorazione ha una durata complessiva, secondo il permesso di ricerca, che può essere di 4 anni, è prorogabile di 2, quindi si può arrivare a un'estensione massima di 6 anni e si articola in 3 fasi principali. La prima è la fase preliminare di valutazione e screening del sito, che dura indicativamente tra i 6 e i 12 mesi. Segue una fase di esplorazione e ricerca comprensiva della presentazione della domanda, può richiedere tendenzialmente dai 2 ai 3 anni, e infine una terza fase, quella conclusiva del permesso di ricerca, che riguarda la conferma della presenza della risorsa, con la perforazione eventuale anche di pozzi profondi, la modellazione del serbatoio e una valutazione tecnico-economica del progetto. Questa fase si stima come durata massima in circa 2 anni. Quindi copriamo sostanzialmente quei 6 anni estesi che vi citavo in precedenza. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici, il titolare deve informare l'autorità entro 15 giorni affinché venga riconosciuto il carattere nazionale o locale, per locale naturalmente intendo regionale, della risorsa. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22/2010, dopo l'avvenuto riconoscimento della risorsa, il richiedente ha 6 mesi per presentare la domanda di concessione. Se questi termini scadono, quindi se si passano i 6 mesi, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti tecnici e economici. In caso ci siano delle concorrenze tra più domande, l'assegnazione viene disposta dall'autorità competente previo parere positivo della valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto. Concludo con un'ultima slide.
che ritengo importante, che un po' richiama anche le slide iniziali del professor Renzulli, la conoscenza del sottosuolo italiano, che è importante. Abbiamo la presenza di numerosi pozzi già perforati e con titoli minerali cessati, derivano dalle attività del mondo dell'oil and gas. È un patrimonio di conoscenze che è importante, che, come anticipava precedentemente il professor Renzulli, permetterebbe di ridurre in maniera concreta il rischio economico connesso alle fasi iniziali di esplorazione di un progetto sulla media e bassa entalpia. Non si ridurrebbero, aggiungo, solo i rischi economici, ma anche di modo significativo i tempi delle fasi preliminari che vi ho citato nella slide precedente, cioè quelli di valutazione e screening del sito, ma anche la fase di esplorazione. Può ridursi naturalmente anche, insomma, da una durata di 2 a 3 anni anche a 90 giorni, con una semplice verifica documentale di conferma tecnica. La fase finale, anch'essa, che è la fase di conferma della risorsa e studio di fattibilità, che richiedeva in media 2 anni, potrebbe essere limitata anche a 6 e 12 mesi. Quindi, in sintesi, il tempo complessivo che abbiamo visto prima può durare dai 4, ma più spesso ai 6 anni, può ridursi a meno della metà, cioè a 2 anni, con un risparmio concreto sui tempi che porta poi alla successiva concessione per lo sfruttamento della risorsa. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Federico, chiarissimo. Io adesso ho visto scorrere tantissime domande, quindi adesso cercherò di riassumerle, faccio rientrare in scena anche il professor Renzulli e Marco Taussi. Eccoci tutti, a questo punto le slide non ci servono più e quindi siamo qua e inizio a riportarvi una sintesi delle domande che ho visto scorrere, ringraziando tutti coloro che hanno animato la discussione. Allora, parto rispettando anche un po' l'ordine in cui sono state poste. La prima è di Brenda, che chiede se esistono delle differenze distinguibili nelle temperature del serbatoio e nelle manifestazioni geotermiche superficiali tra i domini di tipo vulcanico, plutonico ed estensionale. Questo penso che possa essere o Alberto o Marco a rispondere. Marco, ti vedo annuire, rispondi tu. Sì, volentieri. Benissimo. Ma dunque, in termini di temperature del serbatoio, la differenza potrebbe esserci tra i sistemi legati a un'attività magmatica, che sia intrusiva o vulcanica, che tendenzialmente riescono a raggiungere temperature più alte, i fluidi in questo tipo di ambiente, mentre un po' più basse sono quelle che riescono a essere raggiunte in contesti estensionali, e ancora più basse quelle legate generalmente all'aspetto tettonico, quindi a un riscaldamento strutturale. In termini di invece manifestazioni superficiali, credo sia difficile dare una schematizzazione delle tipologie di manifestazioni, perché le condizioni, come dicevo prima, sono estremamente variabili da sito a sito. Ogni sito ha le sue proprie caratteristiche e magari abbiamo campi sistemi geotermici a oltre 200 gradi che però in superficie non hanno manifestazioni, perché vi è la presenza di una roccia sigillo, un clay cap che maschera tutto, e quindi in quel caso abbiamo un sistema vulcanico ma senza manifestazioni. Quindi diciamo che dipende molto da sistema a sistema. Benissimo, grazie mille. Passo a una domanda che ha fatto Luis Eduardo, che riguarda un impianto specifico. In particolare chiedeva se possiate dirgli qualcosa su come all'Ardarello si bilancia l'estrazione di vapore con la reiniezione per mantenere la pressione nel serbatoio, e anche se ci siano dei modelli numerici aggiornati sulla produttività a lungo termine. Qui non so, allora, non so se la domanda è pertinente riguardo allo stadio della catena del valore di cui stiamo parlando oggi, ma se qualcuno di voi vuole dare una risposta breve. Sì, allora, sì, intervengo io. La risposta, sì, c'è una risposta breve, nel senso che poi non abbiamo toccato in maniera esplicita l'importanza della reiniezione fluido geotermico nel momento in cui poi viene, come dire, una volta che
ha dato il suo contributo, diciamo, per far muovere le turbine, diciamo, viene ricondensato, e quindi parte di questo fluido geotermico ricondensato viene reimmesso nei cosiddetti pozzi di reimmissione, perché diciamo, ci sono aspetti molteplici positivi nel fatto di poter reimmettere e nella necessità di reimmettere parte di questo fluido geotermico una volta che si è condensato. Primo fra tutti il fatto di mantenere, come dire, stabile, diciamo, e limitare al massimo o addirittura annullare la possibilità di una subsidenza, cioè di un abbassamento del suolo dove insiste la centrale geotermoelettrica, l'area geotermica. Poi il fatto di dare una maggiore, come dire, sostenibilità al sistema, perché poi si reimmette ciò che viene estratto, e il fatto della pressione. Certamente esistono modelli numerici, la cosa viene controllata in maniera molto di dettaglio da Enel Green Power, che gestisce le centrali geotermoelettriche, e c'è tutto un campo specifico dell'ingegneria del serbatoio che va a vedere veramente come va mantenuta in pressione il fluido nel momento in cui vado a reimmettere parte di quello condensato. Benissimo, grazie mille. Vado con altre domande e osservazioni che arrivavano da Paolo, e direi dirette a Marco, poi mi confermerete se è così. La prima osservazione riguardava il futuro delle, diciamo, delle attività di prospezione legato anche all'utilizzo del telerilevamento da aerei e satelliti, che consente di osservare anomalie e fenomeni franosi dall'alto, ma te la pongo direttamente associata ad un'altra domanda in cui chiedeva se nelle fratture a faglie c'è presenza di elio e se questo è un indicatore della fagliazione. Allora sì, sicuramente il telerilevamento assume un ruolo sempre più importante, andando avanti, insomma, con l'avanzare delle tecnologie, ma in ogni caso è sempre un qualcosa che utilizziamo preliminarmente. Lo possiamo usare nel monitoraggio, magari durante l'estrazione e reiniezione di fluidi, per valutare se ci sono fenomeni di subsidenza, ma durante la fase esplorativa, se poi non andiamo sul terreno a campionare le acque, le sorgenti, le manifestazioni gassose, non andiamo a valutare la geologia in loco, è difficile, come dicevo, tramite una sola tecnica arrivare a definire un modello concettuale, avere una conoscenza approfondita dell'area. Quindi è sicuramente utile su vari contesti, anche di monitoraggio, ma non sufficiente da solo. Per quanto riguarda l'elio sicuramente è un tracciante, quindi può darci indicazioni importanti sull'origine del fluido, quindi se abbiamo una derivazione più legata all'aspetto vulcanico o all'aspetto magari legato a un granito, quindi con l'emissione di elio 4 che va a variare il rapporto elio 3 elio 4, sicuramente un componente da analizzare, da studiare, che può essere veicolato sicuramente dalle strutture, come nel caso degli altri fluidi, subendo un po' anche meno interazioni. Ecco. Perfetto, ti ringrazio. Riporto una domanda che è arrivata da un'utenza a cui non riesco ad associare un nome, ma è rivolta a Federico, e chiedeva se c'è necessità di comunicare l'inizio delle attività di perforazione ed eventualmente anche la fine. Ringrazio naturalmente per la domanda, cerco di rispondere in maniera molto breve. Naturalmente le attività di perforazione sono inserite all'interno di quella schedula di attività nella documentazione che avevamo visto nelle slide, definita come working program. Ci sono però delle attività supplementari da fare sul territorio italiano, che sono quelle connesse alla legge 464 del 1984, che impongono la comunicazione di inizio attività per tutte le perforazioni superiori alle profondità di 30 metri dalla superficie. Comprendono naturalmente anche le perforazioni per prospezione e sfruttamento dei fluidi geotermici, e deve essere aggiunta anche, si trovano naturalmente sotto forma di modulo, anche il modulo di completamento delle attività, in cui deve essere associato un report tecnico
con tutte le informazioni ricavate durante la perforazione, quindi ad esempio stratigrafie, se sono state fatte anche delle indagini sismiche, le stesse risultanze vanno inserite all'interno del modulo. Quindi effettivamente il cardine è la 464 del 1984. Perfetto, grazie. Vado ancora avanti perché ci sono altre domande, anche te ne passerei subito un'altra, Federico, che riguarda le eventuali problematiche di tipo ambientale legate ai processi industriali che servono allo sfruttamento poi della risorsa geotermica e se queste sono in qualche modo legate agli aspetti autorizzativi di cui ci hai parlato. Queste tematiche sono da implementare all'interno di quello studio preliminare ambientale che citavo all'interno delle slide. È uno dei documenti tecnici da inoltrare già nella domanda di permesso di ricerca. Ai contenuti sostanzialmente dello studio preliminare ambientale, così come previsto dall'articolo 20 della 152 del 2006. Vengono naturalmente toccate tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate da impatti per diciamo, gli aspetti geotermici. Ne cito in particolare una, è quella naturalmente delle acque sotterranee, ma potrei citare anche naturalmente quelle inerenti ai suoli. Le informazioni naturalmente vengono inserite all'interno di questo studio preliminare ambientale e valutate dagli enti competenti in una verifica di assoggettabilità VIA. Qualora gli enti ritengano non esaustivo lo studio preliminare ambientale per la tipologia di progetto, si va in verifica di impatto ambientale, quindi diciamo in una surplus di documentazione con un'ulteriore verifica tecnica. Capito, ti ringrazio. Allora, il tempo purtroppo sta finendo e le domande vedo che nel frattempo, mentre voi rispondete, ne stanno arrivando delle altre. Allora, sicuramente non avremo il tempo di rispondere a tutte. C'è una cosa che è una curiosità e non so neppure se ci sia una risposta netta, ma mi chiede un utente di cui non riesco a identificare il nome se sia possibile ottenere un permesso di ricerca nella stessa area cotitolato a 2 o più aziende. Rispondo io. Sì, questa sì. Scusa, l'ho dato per scontato, scusami Federico. La concessione può essere effettivamente accordata anche a più soggetti con titolarità. Naturalmente c'è il richiamo e all'interno del decreto legislativo 22 del 2010 in particolare dovrebbe essere, vado a memoria naturalmente, l'articolo 3. Non so essere più di dettaglio, ma naturalmente la normativa prevede anche la contitolarità, quindi si può presentare domanda anche in una joint di aziende. Benissimo, allora io vi ringrazio molto voi per la chiarezza, per il rispetto dei tempi e anche per aver avviato quello che il MOOC prometteva, cioè il fatto di percorrere la catena del valore. Lo abbiamo fatto decisamente partendo dai primi stadi della catena del valore e poi nelle prossime lezioni esploreremo il resto e questo ci dà delle basi solide per poi comprendere tutto quanto segue. Lo dico perché ricordo a chi per caso seguisse questa lezione in diretta o in differita come un webinar a sé stante, cosa che è sempre possibile fare perché è disponibile su YouTube, che questa però è anche inserita in un MOOC, quindi in un corso online aperto e gratuito che l'Università di Urbino e Saipem hanno deciso di dedicare alla catena del valore della geotermia. Il nome breve è GeoterMOOC, trovate il link per le iscrizioni gratuite all'intero percorso sia nei commenti a questo video sia nella chat live perché l'abbiamo postato poco fa durante la lezione e chi non fosse già iscritto è invitato a farlo perché iscrivendosi trova all'interno della piattaforma non solo la registrazione di questa lezione ma troverà poi a partire dalla prossima settimana la versione inglese della lezione stessa
troverà copia di tutte le slide che sono state presentate dai relatori e anche un test di autovalutazione e di consolidamento. Sostenendo tutti i test associati alle lezioni, al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di completamento in formato PDF e in formato Open Badge. Io con questo saluto nuovamente e ringrazio soprattutto i relatori, chi ha animato il dibattito anche a beneficio di chi poi seguirà la registrazione, e do appuntamento alla prossima lezione. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.